Per le nostre produzioni vogliamo tutti i migliori strumenti a disposizione, anche quando si tratta di DAW. Ma c'è una DAW che suona meglio delle altre? In questo video analizziamo alcuni dei software audio più diffusi e cerchiamo di scoprire se effettivamente ognuno ha il suo suono. Per farlo, confrontiamo tra loro in maniera rigorosa alcune delle DAW più importanti, utilizzando uno dei test più conosciuti nel mondo audio, il Null Test. Se su ogni software riproduciamo lo stesso identico missaggio utilizzando gli stessi plugin e le stesse impostazioni, il risultato sarà diverso? Ogni file è formato da un susseguirsi di campioni e ogni campione è rappresentato con un numero. Quello che fa un qualsiasi software non è altro che elaborare questi numeri. Di conseguenza, almeno in teoria, a parità di condizioni e con tutte le impostazioni identiche non dovrebbero esserci differenze. 2 più 2 fa 4, sempre, indipendentemente dalla calcolatrice che usiamo. Cerchiamo però di dare una risposta più chiara e soprattutto oggettiva. Infatti non basta ascoltare le varie DAW per capirne le differenze. Come spieghiamo nel nostro corso di fonia e tecnico del suono, i sensi non sono del tutto affidabili e basarsi sulle nostre percezioni per questo tipo di confronto non è sufficiente. Abbiamo bisogno di un approccio più scientifico che elimini più variabili possibili e che ci permetta di concentrarci solo su quello che ci interessa, il suono delle DAW. Prima di proseguire è però necessario comprendere appieno il test che andremo ad utilizzare, il Null Test. Il Null Test è un test scientifico, utilizzato per verificare se due segnali audio siano identici o meno. Si svolge allineando i segnali nel tempo e sottraendo uno dall'altro. Si basa sul fatto che quando due segnali identici vengono sovrapposti, se uno di essi è invertito in fase, i picchi positivi del primo coincidono con i picchi negativi del secondo e viceversa. Se quindi i due segnali sono identici, si annullano completamente, lasciando il silenzio come somma. Se invece tra i due ci sono delle differenze, saranno solo queste a rimanere. Detta diversamente, se andiamo a sottrarre due segnali e ci ritroviamo con il silenzio, significa che i due segnali sono identici. Per capire quindi quanto una DAW contribuisca al suono finale, facciamo lo stesso missaggio sui vari software, utilizzando gli stessi file audio, gli stessi plugin e le stesse impostazioni. Andiamo poi a confrontare tra loro con il Null Test gli export ottenuti. Se si annullano, significa che i software sono uguali e quindi non aggiungono nulla al suono. I software che abbiamo scelto sono Pro Tools, Logic, Live, Studio One, Reaper e Luna. La prima cosa da fare è verificare che le impostazioni siano le stesse per tutti i software. Verifichiamo quindi che le sessioni siano impostate su file WAV a 44100 Hz e 24 bit e verifichiamo che la pan depth sia la stessa per tutti. Scegliamo come valore da impostare meno 3 dB. Se il software lo consente, attiviamo la delay compensation automatica. Inoltre, non tutte queste DAW esprimono il valore del pan nello stesso modo. Ad esempio, Pro Tools utilizza come valori estremi 100 per left e 100 per right. Logic invece utilizza meno 64 per left e più 63 per right. È quindi difficile convertire un valore di un pan in un altro. Per evitare errori, invece di utilizzare il potenziometro del pan, duplichiamo un segnale e posizioniamo una copia tutta a sinistra e una tutta a destra. Se teniamo i due fader allo stesso livello, il segnale viene percepito come al centro, mentre variando i livelli relativi spostiamo il segnale nel piano orizzontale. In questo modo imitiamo il funzionamento del pan, evitando però conversioni imprecise. Il brano che utilizziamo per i nostri test è Therapy, dei bravissimi The Wild Side. È stato registrato dai nostri allievi durante una delle esercitazioni previste nel corso di fonia e tecnico del suono. Per essere sicuri di avere gli stessi effetti tra tutti i software, abbiamo scelto alcuni plugin disponibili in diversi formati e che sono quindi presenti su tutte le DAW. La scelta è ricaduta sui plugin della Slate Digital. Poiché le macchine analogiche non sono precise come può esserlo un software, alcuni plugin che emulano attrezzatura analogica inseriscono delle piccole variazioni per ogni istanza del plugin. Prima di procedere con il missaggio, abbiamo quindi verificato che i plugin scelti si comportassero sempre nello stesso modo una volta richiamate le stesse impostazioni. Il Virtual Mix Rack si comporta sempre nello stesso modo. Dopo varie prove abbiamo inoltre deciso di escludere i plugin di riverbero dal mix, perché alcuni non hanno un comportamento prevedibile e potrebbero inserire delle differenze nei vari mix. Abbiamo fatto il primo mix su Pro Tools e annotato tutte le impostazioni delle tracce per poter poi replicare il mix nelle altre DAW. Per ogni plugin usato abbiamo creato un preset che abbiamo poi richiamato in tutte le sessioni. In questo modo ci siamo assicurati che i mix siano uguali tra tutti i software.
Una volta esportati i vari mixdown, importiamo tutto in una delle DAW. Quale scegliere a questo punto è indifferente, una vale l'altra. Noi abbiamo scelto Pro Tools. A coppie eseguiamo il null test. Iniziamo confrontando il mix fatto su Pro Tools con quello fatto su Logic. Invertendo la fase su uno dei due si annullano completamente. Confrontiamo ora Pro Tools con Live. Anche in questo caso si annullano. Con Studio One, stesso risultato. Confrontiamo ora il mix fatto su Pro Tools con quello fatto su Reaper. Anche in questo caso, invertendo la fase su uno dei due, si annullano completamente. Confrontiamo ora Pro Tools e Luna. Come vediamo, non si annullano. Questo fa supporre, come dicono sul sito della Universal Audio, che Luna abbia il suo suono. Indaghiamo ulteriormente riaprendo la sessione su Luna. Nel momento in cui viene creata una traccia, su Luna vengono inseriti dei plugin di emulazione analogica. Questo è il motivo per cui il mix fatto su Luna non si annulla con il mix fatto su altre DAW. Disattiviamo i plugin, esportiamo di nuovo il mix e riproviamo il test. Come era prevedibile, ora anche i mix fatti su Pro Tools e Luna si annullano se invertiti di fase. Quindi no, Luna non ha un suo suono, sono i suoi plugin ad averlo. Ma questo vale per tutte le DAW ed è il motivo per cui utilizziamo i plugin, per cambiare il suono. Finora abbiamo utilizzato Pro Tools come riferimento per i nostri confronti, ma per la proprietà transitiva è evidente che questi mix sono tutti uguali e si annullano completamente eseguendo il null test a coppie. Se però analizziamo con più attenzione il meter del master di Pro Tools, notiamo che effettivamente i segnali non si annullano del tutto tra di loro. In particolare notiamo che si perdono all'incirca tra i 60 e gli 80 dB tra le varie coppie. Il che vuol dire, a dispetto delle campagne di marketing e delle battaglie sui forum, che le differenze introdotte tra i vari software non sono udibili per l'orecchio umano. Questo risultato non ci stupisce, era quello che ci aspettavamo. Infatti una DAW che in qualche modo alteri il suono delle sue tracce sarebbe poco versatile. Per la colorazione impressa al suono sarebbe più adatta per alcuni risultati e meno per altri. Al contrario, una DAW completamente trasparente è molto più flessibile perché possiamo scegliere noi la colorazione da dare di volta in volta utilizzando un plugin piuttosto che un altro. Un'ultima considerazione, forse la più importante. In questo test abbiamo ripetuto esattamente lo stesso mix sui vari software, ma se avessimo iniziato da zero il mix sulle varie DAW, saremmo giunti allo stesso risultato? Probabilmente no. Questo perché l'interfaccia del software influenza le nostre scelte senza che ce ne accorgiamo. Potremmo fare degli esempi, come una diversa risoluzione dei fader, o un diverso comportamento dei meter, o una diversa gestione del pan, ma sarebbe riduttivo. L'argomento è molto più complesso. L'interazione con un software passa attraverso la sua interfaccia e per quanto possa sembrare strano, è l'interfaccia a determinare il suono di una DAW. Torniamo quindi alla domanda iniziale. Qual è la DAW che suona meglio? È quella che sai usare.